Grazie dottore. In realtà lei ci ha raccontato praticamente tutti i motivi per cui l'ANCI ha chiesto di dichiarare lo stato di crisi, fondamentalmente, però ci ha anche detto insomma, che c'è un mercato potenziale che sta lì, è quello delle città e quello della valorizzazione dell'esistente, anche se i trend dei permessi di costruire, mi sembra di aver colto, che dovrebbero comunque dare un po' un'indicazione dell'anticipo del ciclo, non lasciano ben sperare. Così come ho letto qualche giorno fa un comunicato dell'Oice che racconta che il primo trimestre 2012 è il risultato più basso degli ultimi 12 anni, quindi come i permessi di costruire anticipano il ciclo, anche i bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura dovrebbero rappresentare il primo step nella costruzione di nuove opere, quindi dovrebbero dare un po' il polso di quello che accadrà. Qual è la situazione, architetto? Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio per questa opportunità, perché vedersi discutere con le informazioni che ricevono è sempre una cosa importante, quindi ringrazio l'Atecap per questa opportunità. Quella che io presento è uno studio, un osservatorio che è l'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Architettura del Confindustria. L'osservatorio che noi ci conduce ormai dal 96, lo conduce sulle procedure pubbliche, cioè su quanto l'amministrazione, tutto quello che significa amministrazione, immette nel mercato pubblico della progettazione. Dal 2000 rileva anche le procedure miste, cioè le procedure in particolare di finanza di progetto dal 2000 che sono finalizzate alla realizzazione di un'opera, un'infrastruttura che contengono al loro interno anche progettazione, quindi finanza di progetto, appalti concorso, appalti integrati e se ce ne fossero general contratto, ma ormai il general contratto non ce ne sono più. Problemi sono, per quanto riguarda il nostro settore, oltre allo Stato è, poi vedremo fino a che punto comatoso. I problemi sono i ribassi con cui vengono aggiudicate le gare, che sono arrivate a dei livelli pazzeschi, e poi il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, che come ha illustrato chiaramente con molti dati il mio collega, stanno soffocando perché per le imprese di costruzione il ritardo, leggevo che si parla di un certo numero di mesi, si parla per quanto riguarda i 159 giorni di ritardo medio, per quanto riguarda la progettazione i ritardi sono molto più alti e ci sono strutture che stanno chiudendo perché non hanno più possibilità di andare avanti, pur in presenza di crediti notevoli da parte dell'amministrazione. È una situazione davvero complicata. Quella che io presenterò sarà un flash, una fotografia con i dati appunto del nostro osservatorio. Questa è una tabella che poi, se volete, potete andare a guardare con più attenzione. Noi pubblichiamo sul sito internet dell'associazione tutti i dati, ogni mese l'aggiornamento dell'osservatorio. Qui potete vedere nell'angolo in basso a destra alcune percentuali che riguardano i dati sul marzo dello scorso anno e i dati sul trimestrale. Se cambiamo slide c'è un piccolo grafico che consente di vedere qual è l'andamento annuale e noi vediamo in rosso c'è il valore messo in gara agli importi, in blu ci sono il numero delle gare e come vedete c'è un crollo dal 2005 che è terribile. Terribile perché questo significa che c'è lavoro in meno. Credo questa sia una cosa che voi capite benissimo, significa che non c'è ossigeno nel mercato, non c'è possibilità di sviluppare, di fare programmi. Se passiamo alla slide successiva, questo è il confronto del primo trimestre. Che cosa sta succedendo oggi proprio? Quello che sta succedendo oggi, speriamo che nel corso dell'anno qualcosa migliori, ma se vediamo confrontati i dati del primo trimestre rispetto al 2005 c'è un cedimento del 68,7%. E già il mercato della progettazione pubblica è un mercato che voi forse sapete bene non è un mercato a livelli così elevati,
c'è molta parte che sfugge ancora per illusione, per comportamenti che non sono qualche volta del tutto trasparenti da parte dell'amministrazione, però questi dati, 77 milioni di euro per il primo trimestre di quest'anno, sono una cifra che non c'è più mercato, non può essere sorretta da nessuno. Siamo un paese occidentale, ci confrontiamo con paesi che hanno economie ben più forti. Noi nel nostro osservatorio rileviamo anche quello che succede sul mercato europeo. Noi siamo comunque sempre marginali rispetto ai grandi paesi europei, con la Francia che pubblica il 30-40% di quello che viene pubblicato in tutti i paesi dell'Unione Europea, la Germania che pubblica il 12, 13, 14%, la Polonia che è arrivata a pubblicare il 7-8%, secondo voi. Noi pubblichiamo il 2-3%, ed è una situazione insostenibile, cioè i confronti con gli altri sistemi paesi ci vedono perdenti in queste condizioni. C'è un altro elemento che, se passiamo alla slide successiva, sempre riferito al mercato pubblico, le procedure miste, cioè le procedure che contengono in bandi sia la quota di progettazione per la progettazione esecutiva che l'esecuzione. E qui siamo in un tipo di procedura che è in forte crescita, e in forte crescita, e quindi uno potrebbe dire ma allora il mercato c'è. Il problema è che queste procedure vengono utilizzate dall'amministrazione perché l'amministrazione non ha soldi, non investe nel progetto. E questo è un danno gravissimo che avviene sia per quanto riguarda la qualità del progetto, sia per quanto riguarda il controllo che l'amministrazione poi ha su tutta la procedura, e dimostra la difficoltà, soprattutto dell'amministrazione a livello locale, ad affrontare il problema che appunto il mio collega ha illustrato chiaramente. Con questo patto di stabilità le amministrazioni che pubblicano più bandi in Italia sono i comuni. I comuni non pubblicano più bandi, cioè è tutto qua. Il problema sia per piccole che per medie che anche per grandi infrastrutture. E se non si muovono queste cose, se non si rimuove questo ostacolo, che è questo patto di stabilità che blocca le amministrazioni comunali, io credo che ci sarà poca possibilità di crescere. Insieme, se noi vediamo poi il grafico successivo, ecco, questo è l'andamento degli appalti misti dal 2005, e questa crescita che sembrerebbe virtuosa, però per quello che ho detto prima, secondo noi non è tanto virtuosa. Passiamo al bando successivo, alla slide successiva, mettiamo in confronto l'andamento degli appalti di ingegneria e l'andamento degli appalti misti, e qui si vede chiaramente come i due grafici si incontrano, e da lì che si evidenziano le difficoltà delle amministrazioni. Io ho quasi finito, adesso qui c'è questa tabella che riguarda invece un altro tema che secondo noi è abbastanza, in certi casi drammatico, che è quello degli importi di aggiudicazione. Noi abbiamo rilevato dei ribassi dell'85%, dell'80%, e mensilmente rileviamo dei ribassi tra il 65, il 70 e il 75%. Non sono sostenibili. Ci sono delle organizzazioni, delle strutture che, pur di riuscire a stare ancora sul mercato, offrono delle attività, dei prezzi che sono impossibili da sostenere. Non so dove arriveremo, dal 2007 fino al 2011, quello è quello che noi riteniamo. Guardate che le nostre rilevazioni sono fatte sul nostro servizio di distribuzione dei bandi di gara. Noi pubblichiamo e distribuiamo ai nostri associati ogni giorno tutti i bandi di gara che rileviamo per questo tipo di servizi in Italia, i principali in Europa e nel mondo. E abbiamo 3 o 4 fonti importanti, tra le migliori tra le più complete che ci sono in Italia. Quindi questa è una fotografia della situazione che si trova davanti un operatore che ha gli stessi strumenti, forse qualcosa in meno perché noi cerchiamo di coprire un po' tutto quello che è possibile, però si trova a usare gli stessi strumenti per andare a conoscere il mercato, e però poi è costretto
a questo tipo di comportamenti per riuscire a stare sul mercato. Trovare una gara che è aggiudicata con ribassi inferiori al 30% è davvero, davvero difficile. Se passa la strada, io ho finito con questa domanda, ci sarà ancora un mercato pubblico dei servizi di ingegneria pure in Italia nei prossimi anni? Con queste cifre di questo trimestre sarà molto difficile. 77 milioni, lo ripeto perché il numero, 77 milioni di euro nel primo trimestre del 2012, non c'è ossigeno nell'aria, senza ossigeno i pesci muoiono. I ribassi, che appunto sono diventati drammatici anche loro, e poi i ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione. Io ho finito, questo è veramente un flash, una fotografia che ho voluto dare, che poi cioè, non è un discorso di, noi non siamo abituati a fare il pianto, noi pubblichiamo l'osservatorio dal 1996, ogni mese emettiamo un comunicato stampa, quindi sono discorsi che noi facciamo da un po' di tempo. Noi abbiamo visto la crisi nel 2007, quando ancora si parlava di espansione, noi abbiamo visto la crisi perché il nostro settore è un settore che precede i fenomeni che succederanno successivamente, si progetta prima di eseguire, e quindi io spero che di fronte a dati di questo genere anche chi oggi governa le sorti d'Italia faccia un momento, rifletta un momento che se non si attivano politiche per lo sviluppo, non sta a me dire quali siano, ma se non si attivano politiche vere per lo